Quando parliamo di accoglienza e di due sistemi che convivono oggi, quello del SAI, del sistema di accoglienza e integrazione, e dei CAS, dei centri di accoglienza straordinaria, non parliamo solo di due diversi contenitori progettuali, parliamo anche di due approcci radicalmente differenti. Nell'approccio legato al SAI si immagina che la persona rifugiata possa recuperare, guadagnare o acquisire competenze e anche capacità di muoversi nel territorio a partire da una progettazione individualizzata che va a toccare tutta una serie di dimensioni, da quella legale a quella sociale, a quella sanitaria, a quella della formazione del lavoro, a quella legata all'apprendimento della lingua italiana, ma anche a quella dell'orientamento sul territorio, della costruzione di relazioni interculturali significative attraverso una relazione appunto che la persona rifugiata va a costruirsi innanzitutto con il progetto di accoglienza, quindi con gli operatori e le operatrici che ne fanno parte, ma attraverso dei cerchi concentrici via via più ampi con gli altri presidi e gli altri soggetti sociali, istituzionali che insistono su quel territorio. Quindi il percorso di accoglienza è visto come una sorta di polmone che permette di acquisire fiato, ossigeno per poi entrare effettivamente nella società e per sperimentarsi in piccoli atti, gesti di autonomia e di acquisizione di competenze. Questo approccio appunto nella idea originaria di quello che era lo SPRAR all'inizio degli anni 2000 doveva essere rivolto sia ai richiedenti asilo appena arrivati, quindi fin dalle primissime fasi dell'ingresso, e poi via via protrarsi per un periodo non lunghissimo, ma sicuramente grazie alla tempestività dell'intervento molto più proficuo anche nel periodo successivo al riconoscimento dello status. Oggi invece ci troviamo in una situazione in cui, almeno formalmente, nel SAI possono entrare solamente persone già riconosciute, quindi solo successivamente all'acquisizione di uno status giuridico, mentre tutta la fase di richiesta asilo avviene all'interno dei CAS, dove, come anticipavo, il tipo di approccio che viene garantito e anche il tipo di servizi che vengono offerti è molto diverso. Ci troviamo infatti in un sistema di tipo emergenziale dove le persone sono, potremmo dire, non messe nelle condizioni di acquisire competenze, di vedersi proiettate già in un percorso di integrazione, perché nell'ottica del legislatore sono tenute in sospeso in una sorta di limbo verso cui appunto non investire in termini economici ma neanche in termini sociali e di consenso, perché si attende che siano riconosciuti come rifugiati per poi eventualmente solo in second'ordine avviare dei percorsi di cosiddetta integrazione. Questo è molto dannoso per le persone accolte ma anche per le comunità locali, perché è un approccio segregazionario che tiene le persone lontane dal rapporto con la comunità in cui vivono e che allo stesso tempo aumenta l'allarme sociale, tanto più che si trovano molto spesso in condizioni di deprivazione materiale, di segregazione anche all'interno di centri collettivi che alimentano solamente l'allarme sociale.